Ciao a tutti e ben ritrovati. Per la nostra nuova avventura invernale abbiamo deciso di seguire i nostri amici Montreux, una cittadina nella Svizzera francese che sorge sulle sponde del lago di Ginevra. Confidiamo nei nostri pneumatici 4 stagioni. Abbiamo le 4 stagioni, non abbiamo le ruote invernali. Sto andando pianissimo perché, sai, lo strato di neve è sottile, ma le catene non le posso mettere perché altrimenti si rovinano. Assolutamente, tranquillo, non abbiamo fretta, vai tranquillo. Ciao a tutti. Oggi siamo a Montreux. Ok, stiamo per entrare al traforo del San Bernardo. Speriamo bene che la strada sia decente perché l'Andrea è un po' teso. Vignetta presa. Siamo nel bel mezzo delle campagne svizzere, nella parte francese della Svizzera. Ci troviamo nel cantone di Vaud, dove abbiamo optato di sostare in campeggio. La sosta qui è difficoltosa per via delle restrizioni locali. I parcheggi hanno orari di sosta limitati e a volte la sosta notturna è addirittura vietata. Guarda che c'è il lago là davanti! È il lago, siamo sul lago. Wow! Ci sono 2 gradi in questo momento, siamo al campeggio Le Grangettes, dovrebbe chiamarsi così, comunque vi metto in descrizione il link. È, devo dire, un meraviglioso campeggio, qui d'estate deve essere veramente fantastico. Il campeggio dista circa 15 minuti di auto da Montreux. Volendo si può parcheggiare vicino alla fermata del bus di fronte al castello di Chillon e prendere mezzo pubblico per raggiungere il centro della città. Giustamente Valentina mi corregge e non si dice Montreux, ma si dice Montreux, giusto? Montreux, Montreux. una fantastica pronuncia francese. Abbiamo fatto circa 3 o 4 fermate, 3 franchi. Vi consiglio di scaricarvi l'app che si chiama Fertic. Ci si imposta la carta di credito e si paga il biglietto così, perché sull'autobus volendo ci sono le macchinette che distribuiscono i biglietti, ma in questo caso erano completamente fuori uso, tutte e due, ce n'erano 2. Si fa presto sera. Assieme ai nostri amici giriamo tra le bancarelle del mercatino centrale, assaporando con gli occhi e l'olfatto i piatti locali. È un luogo all'aperto e fa piuttosto freddo. Decidiamo quindi di cercare un ristorante e di cenare. Bello! Prendo questo. Allora, ho preso il risotto zucca, gamberetti e zenzero. Zucca, gamberetti e zenzero. Io invece una pizza tunisina, cipolla, peperoni, salsicce piccanti, mozzarella fior di latte. Cos'è sto logo peloso? No, il microfono non puoi toccare, non lo puoi toccare. Bonsoir, je m'appelle David. Ah, je suis Barbara. Tartare de saumon. Au saumon. Avec avocado. Pâte au tomate. Dunque, ci troviamo nella condizione che oggi ha piovuto molto e risalendo in camper questa sera abbiamo trovato il camper allagato perché è entrata l'acqua. La finestra doveva essere stata riparata, però a quanto pare non lo è stata a dovere, quindi purtroppo adesso ci troviamo a dover smontare la cornice perché dentro lì è pieno d'acqua e ogni volta che facciamo una curva e ci muoviamo ci inondiamo. C'è acqua. Allora adesso vado sul tetto e cerco di tappare la falla.
Ho recuperato dalla cornice che ho smontato questo, che è un po' di silicone che è rimasto morbido, e quindi tenterò pezzettino per pezzettino di tappare le due falle, che una dietro e una davanti, con questo. Vediamo se funziona. Eccolo qua il buco. Adesso questo buco qui lo tappiamo. Dovrebbe tenere così. Bene, riparazione fatta, siamo più tranquilli e rilassati e aspettiamo nel nostro van i nostri amici di vecchia data che vivono qui vicino. Sì, lì ci sono, sai cos'è? Famoso per quelli che vanno a Opposti. fare birdwatching. Sì, bravo. Ci sono le Perché casette lì- proprio per nasconderti Aspetta che dentro. ti metto l'occhio di bue. Per mettere la casetta di... Allora, i nostri amici Luca, Ciao! grande DJ che ha un canale Twitch che sua moglie gli ha fatto chiudere. No! Romina gli ha fatto non l'ho chiudere chiuso. il... Non l'ho Giusto? sospeso. Perché deve... Ah, è sospeso. Per sempre, no, se vuole. E siamo qua In via tutti definitiva, riuniti a proprio. prenderci un bel caffè. Ciao. Con grande piacere che non lo vedo da anni. Sì, con Non vi vedo da anni. Ci siamo videochiamati, ma È vero, no... in videochiamata, ma Sì. personalmente sono 20 anni. 20 anni, 20 20 anni. anni. Loro ormai sono francesi. Sì, francesi. Francesi. Swiss. Ha piovuto tutta notte e in più ha nevicato. Devo dire che la riparazione fatta con quel silicone ancora morbido sta funzionando. Non ci sono più infiltrazioni. Spero che duri fino alla fine della nostra vacanza. Passeremo un 4 giorni qui in Svizzera. Poi torniamo a casa, quindi poi vedrò di risolvere il problema in maniera impeccabile. Il programma di oggi è visita al castello e poi visita al villaggio di Charlie Chaplin. Il castello di Chillon si trova su una vecchia roccia sulla riva del lago di Ginevra ed è l'edificio storico più visitato della Svizzera. Per quasi 4 secoli è stato residenza e lucrosa stazione doganale dei conti di Savoia. Tutto il complesso consta in 25 edifici e 3 cortili protetti da 2 cinte murarie circolari. Siamo qui al castello di Chillon. Lei pronuncia giusto? Chillon. Castello di Chillon. Chillon Sì. del 1200, 1200, sì, non diciamo cose che non sono precise. 1236. 1236. Comunque, siamo qui al castello di Chillon. Vabbè. Merita una visita. È una visita piuttosto lunga, perché comunque ci vogliono un paio d'ore per visitarlo tutto. Ci sono oltre 40 stanze e devo dire che merita molto, quindi lo consigliamo vivamente. Ecco che abbiamo le date precise. Allora, la storia del castello è caratterizzata da 3 grandi periodi. Il primo periodo è il periodo Notare savoiardo. l'anzianità. C'ho l'età. Che va dal XII secolo fino al 1536. Poi abbiamo un periodo bernese, dal 1536. Ah, della famosa salsa. La salsa bernese. No comment. La bernese. E poi abbiamo il periodo valdese, la famosa salsa La Valda. Valdese. Valda, No, le Valda, Valda, le Valda. le caramelle. Le caramelle Valda, giusto Valentina? E se è fatta ora di pranzo, andiamo a mangiare a Vevey. Dove poi andremo a vedere la casa di Charlie Chaplin. Tutti pazzi per lo slime. Na, 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 na. Finalmente un po' di sole. Veramente. Siamo Evviva! in macchina e stiamo andando a Vevey a mangiare qualcosa perché ormai è l'1:30 e io ho fame. Vevey o Vevey? Solo tu, Vevey.
Vevey. Vevey o Dovrebbe essere Vevey? Vevey, sai, perché c'è la Y. Esatto, sono cosa metà parte. Vediamo. Vevey. Vevey. E dopo questi hamburgerozzi ritroviamo la carica per la seconda visita della giornata. Siamo qui al Chaplin's World, un giro turistico di 2 ore e mezza per vedere tutta la villa di Charlie Chaplin. Perché sono 2. Ovviamente questa è una visita da non perdere. Qui Charlie Chaplin ha vissuto con la sua famiglia ed è la sede dello spazio espositivo che devo dire è estremamente immersivo. Si visitano le sale con le repliche dei set cinematografici e si attraversano i saloni della villa. Un viaggio nel tempo indimenticabile, divertente e commovente. Questa mattina Andre mi ha fatto svegliare presto. È una bellissima ma freddissima giornata di sole. È un giorno infrasettimanale, le persone oggi lavorano e quindi in Montreux è più facile trovare parcheggio. La giornata inizia con la visita al Museo dei Queen, nonché sede della loro casa discografica all'interno del Casino. Troviamo un posto valido per 3 ore, proprio vicino al museo con ingresso gratuito. Qui i Queen riuscirono ad acquisire i famosi Mountain Studios nel 1978, dove produssero ben 6 album fino al 1995. I Queen tra l'altro erano abituati a fare festa la sera nei locali londinesi. Una volta che sono arrivati qua a Montreux hanno trovato una tranquillità tale che si sono trovati un po' spaesati. Ma poi col tempo Freddie Mercury scrive alla sua amica Montserrat Caballé, con la quale poi ha anche inciso Barcellona, una famosissima canzone, che qui ha ritrovato la tranquillità e quindi la creatività per incidere i nuovi LP. Molto bella la sala di incisione dove si può fare pratica di missaggio e imitare i grandi compositori. Salutiamo Barbara, Davide e la piccola Giorgia che devono rientrare a casa. Ciao! Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo si è fatta l'ora di pranzo e noi andiamo a mangiarci qualcosa. Cici! Eccola qui. Oh! Una super raclette. Ci siamo mangiati una raclette classica, adesso siamo qui ai mercatini di Natale dove c'è veramente tanta gente e poi vabbè sarà il posto ma i prezzi sono veramente proibitivi. Per finire un'ottima crepe con banana e Nutella. Adesso una bella salitina, andiamo su alla città vecchia di Montreux a vedere il panorama dall'alto e visitiamo un po' i borghi antichi della città.
Questa mattina piove veramente tanto e quindi è giorno di partenza. Invece di fare il passo abbiamo scelto di prendere il treno a Brig. La tratta è Brig-Iselle, così saltiamo il passo perché secondo me su c'è veramente tanta neve. In questo momento qui a Montreux è un misto pioggia-neve. Abbiamo fatto un minimo di spesa. Valentina la sta mettendo a posto. Abbiamo preso degli snecchini per il treno. Non manca mai niente, Praticamente dovrebbero imbarcare il camper sul treno, si rimane sul treno all'aperto e si fa il percorso fino a Iselle. Abbiamo fatto bene a prendere il treno perché su sarà una neve mostruosa. Questa è la coda di gente che vuole prendere il treno, immagino. Andrea? Prossimo è alle 14:28, come dice il display. Esatto. Sono le 14:26 e poi bisogna vedere se c'è posto, se no scatta alle 15:58. Quindi vuol dire aspettare un'ora e mezza. Adesso Basta. Mi ha fatto segno di stop. aspettiamo dentro sulla sinistra. Va bene. Ok. Visto che abbiamo perso questo treno, prenderemo il prossimo alle 15:58. Allora, il treno, questo è il biglietto. 26 franchi. È costato 26 franchi Ah. per noi che siamo, per le Eccolo macchine qua. un po' meno, non ho guardato in realtà. Allora, qua ci sono tutte le tariffe, costano 26 anche le auto, se Ah. lo compri online 24 per le Ah. auto. Per i camper 26, per i più grossi di 3,5 tonnellate 45, poi cresce il prezzo. E dopo questo bel pranzettino che ci siamo fatti e un bel caffè, iniziamo a imbarcarci. Si muove lento. Ok. Sperando che questo video vi sia piaciuto e che sia di ispirazione per organizzare un viaggio vostro, noi vi salutiamo a bordo del nostro van, percorrendo questa meravigliosa strada innevata. Mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ciao, alla prossima!